Applausi a Simone Inzaghi per l'ennesima Coppa Italia, doppi applausi a Italiano e la Fiorentina per essersi giocata a viso aperto con una grandissima prestazione, pur perdendo questa finale, la partita contro l'Inter. Finita 2-1 per i nerazzurri, una Fiorentina che ha giocato soprattutto nel secondo tempo, secondo me un tantino meglio dell'Inter, però ha avuto un blackout di 10 minuti nel primo tempo dove ha incontrato un Lautaro Martinez completamente in condizione, che ha ribaltato il risultato perché era andato in vantaggio 1-0 con Nico Gonzalez. Poi Lautaro Martinez, il primo gol, un'imbucata sul filo del fuorigioco da grandissimo attaccante e sigla il pareggio. Il secondo gol se lo va a prendere a centro area di rigore, si stacca dal marcatore e infila il 2-1. Sono attaccanti che o li marchi a uomo o li marchi a zona, comunque troveranno sempre il modo di poterti far male. Quindi o lo anticipi, però diventa difficile, mi rendo conto, quindi dobbiamo solamente fare i complimenti a Lautaro Martinez per la prestazione fatta ieri, ma di tutta l'Inter, anche se ci sono delle cose che sono state poi uguali all'andamento della stagione, soprattutto in partite dove l'Inter va sopra e si abbassa sistematicamente soffrendo l'avversario. Andremo ad analizzare nel dettaglio, ragazzi, queste situazioni, la partita che si è giocata ieri. Se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere cosa è successo. Come ho detto prima, la Fiorentina comincia la partita come ha sempre fatto quest'anno. Gioco, palla a terra, cerca di mettere in difficoltà l'avversario, intensità. I primi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti che giochi contro la Viola, devi cercare di trovargli le misure e arginare le scorribande d'attacco perché può diventare letale. Poi, una volta che hai trovato le contromisure, puoi dire la tua, però devi essere comunque una squadra attrezzata come l'Inter, altrimenti rischi veramente di prendere delle imbarcate e delle goleate storiche perché Italiano sta offrendo un grande calcio, ha amalgamato un grandissimo gruppo che sa perfettamente ciò che deve fare, linee di passaggio, schemi e quant'altro, quindi escono poi partite divertentissime da vedere e che rispecchiano diciamo, le attese di una finale, perché è stata giocata da finale, occasioni da una parte e dall'altra, va in vantaggio la Viola, la Lautaro Martinez la ribalta, però volevo analizzare un attimo questo fatto dell'Inter che si abbassa sempre perché nel secondo tempo alla fine meglio la Fiorentina che l'Inter, dobbiamo dirlo, però porti a casa anche queste partite ed è segno in primis che l'Inter sta vivendo un grandissimo momento dove gira tutto bene, dove ti sei andato a prendere risultati importantissimi che hanno portato al gruppo, all'allenatore, all'ambiente societario stesso, fiducia, diciamo accantonando un po' tutte quelle condizioni che avevano portato a dire Inzaghi non è buono, Inzaghi qua, Inzaghi là, l'Inter alla fine è una squadretta, l'Inter non è una squadretta, l'Inter è la migliore rosa del campionato italiano attualmente. E Inzaghi non è uno sprovveduto, però ci sta questo fatto che ti abbassi sempre e poi abbassandoti contro squadre che giocano palla a terra rischi veramente di capitolare. Ieri sera l'Inter ha vinto la partita, sì, però con un pizzico, ma così, di cinismo in più degli attaccanti viola sotto porta per tutto ciò che è stato creato nella ripresa. Sarebbe tranquillamente potuta finire 3-2 per la Fiorentina, 2-2 la portava ai supplementari, poi va a finire che la vincevi lo stesso la partita e l'Inter portava comunque il trofeo a casa. Però secondo me non puoi rischiare di prendere queste imbarcate ed abbassarti di questa maniera. Io lo dico in vista Champions.
In vista Champions non ti puoi permettere contro un Manchester City, nel caso l'Inter dovesse andare in vantaggio, perché le probabilità di segnare ci stanno tutte la puoi tranquillamente giocare sui 90 minuti, anche se è il Manchester City. Però se vai sopra e cerchi di portare la partita a casa abbassandoti, facendo un gioco prettamente difensivo e rinunciando a giocare palla a terra e arrivare sotto porta con un'azione costruita, ma affidandoti solo ai contropiedi, sicuramente la Champions non la porti a casa. Che poi ci si possa riuscire sicuramente, ma il Manchester City sotto porta non è disattento, poco cinico e meno tecnico dei calciatori che poi può schierare la Fiorentina, perché sotto porta lì è proprio croce nera, gli dai mezzo metro a quei 5 o 6 che il Manchester City ha lì davanti, ti fanno male, senza se e senza ma. Quindi è una cosa secondo me da tenere in considerazione, però non va comunque ad intaccare la prestazione di ieri, non va comunque a sminuire il trofeo vinto, perché la Coppa Italia la devi giocare, ci devi arrivare in finale, la devi vincere, è comunque un trofeo, al di là di persone che possono pensare sì ma è una coppetta, non è una coppetta, è un trofeo in bacheca, difficile comunque da raggiungere, senza se e senza ma. L'Inter ha meritato la vittoria, perché nelle finali nelle finali quando ti giochi la partita e sei sulla carta la sfavorita, anche se la Fiorentina non era la sfavorita di poco, devi restare sul pezzo per tutti i 90 minuti, tutti quanti, non puoi permetterti di lasciare Lautaro libero in area di rigore nemmeno per 30 secondi, perché poi succede che ti ribatte il risultato e poi l'Inter la può gestire. Ci sono stati i cambi e devo dire che per l'ennesima volta, ragazzi, Gagliardini e Correa non sono assolutamente da Inter. Ma Correa sarà entrato pure a fine partita, tutto quello che volete, però non c'è una fiammata, non c'è una giocata che dici ah porca miseria, oggi c'è stata una giocata di Correa. No, Gagliardini lo sappiamo, l'abbiamo già visto anche a livello mentale, l'espulsione che ha rimediato contro il Napoli, ed è veramente da giocatore insufficiente, insufficiente, io lo dico da non tifoso, però lasciatemelo dire, perché è così. Quindi vanno bene i cambi, Lukaku per Dzeko, ha messo De Vrij per Bastoni, comunque De Vrij ha fatto anche una discreta partita da quando è entrato. Gosens ha fatto, non voglio dire la differenza, ma ha dato un apporto fondamentale in fase di interdizione nell'arginare questa Fiorentina che nel secondo tempo ti ha messo in difficoltà. Male Correa e Gagliardini, male male. Male male, perché ti aspetti sempre qualcosa che ti possa far cambiare l'idea su questi due calciatori, ma non arriva mai, quindi meglio farsene una ragione da questo punto di vista. Comunque onore all'Inter per l'ennesimo trofeo portato a casa, applausi a tutte e due le squadre che si sono giocati questa finale a viso aperto, discretamente, e facendo anche divertire il pubblico che guardava da casa. Questo era quanto per questo ennesimo trofeo alzato dai nerazzurri. Ci vediamo nel prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!